3, 2, 1, benvenuti a Gand, il capoluogo delle Fiandre orientali. Andiamo a scoprire insieme e a vedere tutte le cose principali in una sola giornata. Amici, buongiorno e siamo a Gand. Per fortuna ha smesso di piovere, c'è un po' di sole, speriamo bene per questa giornata. Sopra il ponte San Michele potreste osservare lo spaccato migliore del centro storico di Gand. Fatevi una passeggiata sopra, qualche scatto, qualche foto, è una meraviglia. Non perdetevi le due sponde Grossley e Cureley. Erano le principali banchine del vecchio porto sul fiume Lys, della città belga di Gand. Giusto per farvi vedere il mio ostello qua, si chiama Happening e si affaccia direttamente sul centro storico, proprio davanti al ponte San Michele. Proseguiamo! Il quartiere Paterson rappresenta il cuore medievale della città di Gand e di certo è il posto giusto dove trovare i suoi scorci caratteristici. Ma guardate che pianta strana! Ma quanto è bella anche Gand, oltre a Bruges, caratteristico con i suoi canali. Adesso ci dirigiamo verso Gravestin, il castello medievale che sorge proprio al centro della cittadina. Vi consiglio caldamente di prenotare i biglietti per il castello online perché c'è una gran fila, io non l'ho preso, ho preso il primo orario fattibile tra un'ora, per cui ne approfittiamo e andiamo verso la prossima attrazione. Sapete, c'è un luogo in Belgio, precisamente a Gand, che racchiude storie e atmosfere di altri tempi. Si tratta del Koren Market, la piazza storica nel centro della città. Fin dal X secolo era il luogo più importante per la commercializzazione dei cereali. Oggi invece è vivacizzata da palazzi storici, bar, ristoranti, terrazze. È interessante notare come Edoardo III, re d'Inghilterra, nel 1340 annunciò la sua pretesa al trono di Francia, iniziando così la guerra dei Cent'anni. Eccomi davanti alla chiesa San Nicola Gand, dedicata a San Nicola di Bari. È un esempio di affascinante architettura gotico-romanica, si trova a ridosso della piazza Koren Market. Andiamo a visitarla insieme all'interno.
e sono nuovamente nel castello. Andiamo a farci questo tour, vediamo le sale, la sala della tortura e saliamo fino in cima. Il castello dei Conti di Fiandra venne fatto costruire intorno al 1180 da Filippo d'Alsazia sui resti di una precedente fortificazione. L'edificio rappresentò il centro del potere nel corso del Medioevo ed è l'unico castello medievale fatto costruire dai Conti di Fiandra che si sia conservato pressoché intatto. Mi raccomando, non mancate l'appuntamento di salire sopra il castello perché avrete delle vedute panoramiche sulla città, sui campanili e sulle torri. Adesso proseguiamo il nostro percorso e vi segnalo l'unica cosa che non mi è piaciuta, che non c'è la guida in italiano. Ci sono tutte le lingue tranne l'italiano, non siamo simpatici qui. E vabbè, continuiamo il nostro giro. One of these days we'll give back the time we borrowed. One of these nights I won't. Siamo in un'altra piazza importante a Gand, Friday Market, piena di localini, ristorantini, potete fare una sosta qui per magari fermarmi un attimino per riposare, come in questo momento farò io, mangiare qualche cosina ed ammirare i palazzi qua intorno. And one of these afternoons I swear we'll get up and we'll leave. Ed infatti è arrivato il momento del cibo, mi sono preso da food truck un bel pad thai thailandese, guardate che bel piattone, oddio, ci sono le mosche, guardate che bello e ci vediamo tra poco. With your banjo on your knee, I like you singing my songs back to me. I'm trying to stay between the lines that you read on my palms. Ma guardate, da lontano sembra una persona seduta, invece è un manichino tatuato. Procediamo avanti, siamo nel Graffiti Strat, questo vicolo particolare perché è decorato con dei graffiti, quindi potreste fare una bella passeggiata e ammirare diversi disegni. It's funny how life is what you give and what you take. Funny how waiting around is. Alle mie spalle il municipio di Gand, un edificio che non si è visto all'interno, ma potreste ammirarlo da fuori perché è molto contraddittorio ma altrettanto affascinante. Perché? Perché da un lato presenta lo stile gotico, incredibile, e subito da quest'altro lato c'è lo stile rinascimentale. Carissimi, siamo giunti ad una delle attrazioni più importanti a Gand, si tratta della cattedrale San Bavone. Guardate che bella maestosa, andiamo dentro a visitarla. La cattedrale dedicata a San Bavone risale all'inizio del Cinquecento. È considerata uno dei migliori esempi di architettura gotica e tra le più belle chiese del Nord Europa. Voluta da Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero, che era originario proprio di Gand. Al suo interno è conservato un capolavoro dell'arte europea, il Polittico dell'Agnello Mistico. Pensate un po', è stata realizzata nel 1432.
Come ultimo edificio da visitare in questa giornata non poteva mancare il simbolo o uno dei simboli della città. Befrai è uno dei Befrai più belli d'Europa, misura d'altezza 95 metri, infatti c'è la visuale panoramica intorno a 360 gradi incredibile. Potete vedere altri campanili a 3 torri e ammirare la bellezza della città di Gand. Viaggiatori, la nostra avventura a Gand finisce qui, ma non preoccupatevi perché usciranno altri video. Mi raccomando, massimo vostro supporto, like, commenti e mi raccomando iscrivetevi al canale che è importante e gratis. Niente, con questo vi saluto e ci vediamo nelle prossime pubblicazioni. Ciao!